This album is a celebration. My pain exploding in electronic music. It's heavy, but after I listen to it, I feel happy again. I feel lighter. Free my mind, art pop, you make my heart stop. Ciao a tutti! Se qualcuno è già uscito da questo video posso capire perché. Sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo, povero. E perché siamo qui oggi, ragazzi? Avrete letto dal titolo. Oggi siamo qui per il grande pasticcio di Lady Gaga, Art Pop. Prima di cominciare, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi, è facile, veloce e gratis, ci aiutiamo tra poveracci, e tutti gli altri link dei miei social li trovate qui sotto in descrizione. Lasciate, mi raccomando, un commentino se vi interessa parlarne con me, perché la parte più bella di fare video su YouTube è proprio parlare poi con le persone, avere altri punti di vista in maniera rispettosa, e lasciate un bel like di supporto. Detto questo, credo che questo video principalmente, immagino, lo guarderanno solo fan italiani di Lady Gaga. Non credo che lo tradurrò, non credo farò niente, perché questo disco non si merita niente. Veramente sto scherzando perché faccio questo video. Non sarà una ricorrenza che ogni 10 anni da un album di Gaga io faccio un video per forza. Lo feci per Born This Way perché Born This Way ha un'importanza proprio a livello culturale, musicale, secondo il mio modestissimo parere, cioè credo abbia veramente gettato le basi per rivoluzionare e distruggere a suo modo la musica pop. Ma anche Art Pop fece questo lavorone nel lontano 2013. L'11 novembre 2013 esce Art Pop ed è considerato il grande disastro di Lady Gaga. Io vorrei in questo video parlarvi un po' di quel periodo, sia di fatti che sono certi, insomma, che sono accaduti, dei problemi che ci sono stati durante la promo per questo progetto, ma soprattutto come feci per Born This Way vorrei veramente parlarvi di cosa provavo io come fan di Lady Gaga e che magari provavano anche tanti altri, anche perché, finalmente lo dico, l'ho sempre detto e lo dirò fino alla fine dei tempi perché dubito mi arriverà qualcosa come questo disco. Art Pop è tutt'oggi il mio disco preferito. Di sempre, cioè proprio di tutti gli album, tutta la musica che io ho mai ascoltato in tutta la mia vita ad oggi è veramente cioè se io dovessi dire qual è il mio disco, qual è quello che in cui mi sento più rappresentato, io proprio Tommaso, direi Art Pop a mani basse. Se non lo sapete, io faccio il fumettista slash illustratore come lavoro nella vita vera e nel mio profilo Instagram pubblicherò sempre oggi un disegno di Lady Gaga per Art Pop. Dopodiché voglio riascoltarmi con voi il disco, chiaramente non è una reaction, non è possibile perché io credo di ascoltare questo disco almeno una volta a settimana, da sempre, da quando è uscito, non sto scherzando, veramente. Io lo amo, lo amo da impazzire, veramente. Credevo anch'io, come fan, credevo tantissimo in questo progetto, siamo tutti d'accordo sul fatto che non abbia ricevuto i meriti che gli spettavano, ed è il motivo per cui secondo me è cambiata anche la figura di Lady Gaga negli anni. Ma ne parliamo in questo video. Lontano 2013 io disegnavo solo lei, ovviamente, davvero Little Monster, disegnavo solo Lady Gaga, cioè c'erano pure i miei professori delle superiori che non ne potevano più, sì perché delle superiori io ci andavo 10 anni fa, sono vecchio. Bando alle ciance e io inizierei a parlarvi di Art Pop. Da cosa iniziamo? Ma direttamente dai disastri, perché Art Pop è stato un disastro sin dall'inizio. Un pasticcio. Le premesse quali erano di questo Art Pop? Album all'avanguardia, da come era stato descritto,
principalmente EDM, quindi molto elettronico, molto vicino alla musica electropop, electrodance, molto aggressivo, molto compulsivo anche proprio come album. Queste erano le premesse e doveva essere un livello sopra Born This Way. Born This Way è stato l'album del 2011 di Lady Gaga che l'ha consacrata perché è stato un enorme successo e aveva alzato l'asticella del pop, come dissi nel video dei 10 anni di Born This Way, andatevelo a recuperare in caso. Aveva alzato l'asticella della musica pop, del pop industry, addirittura secondo me distruggendone poi la sua natura che funzionava fino a quell'anno, in maniera spropositata per i visual, per il tipo di eccesso, essere tutto in eccesso. Lady Gaga era eccesso, aveva portato la musica pop alla ribalta, l'aveva fatta rinascere a nuova vita, diciamo, portandola però a eccessi difficili da superare. Art pop come premessa aveva quella di superare un colosso del genere che era Born This Way. E già questa è una premessa molto importante. E soprattutto doveva essere un hitmaker pur sperimentale. Quindi era uno di quei primi, se vogliamo, progetti, poi come sappiamo ce ne sono stati sempre più, ma ci arriviamo anche a questo, era previsto, cioè era uno dei primi dischi estremamente pop e catchy, che però doveva essere anche sperimentale, doveva mantenere sempre più alto l'eccesso a livello di visual, di immaginario, di costumi, eccetera, e appunto funzionare però anche a livello commerciale, cioè doveva essere tutto quanto art pop. Lo è stato, a modo suo. Queste premesse, a mio parere, per come sono arrivate a me, non sempre, però ci sono all'interno del disco e il problema qual è? Era farle capire al pubblico di massa e il pubblico di massa, facciamo un piccolo recap del 2013, non era assolutamente intenzionato ad accogliere un progetto simile. Nel 2013 voglio ricordarvi cosa andava in radio. Andava Royals di Lorde, una canzone pop catchy però molto semplice. Il pop si stava trasformando in qualcosa di sempre più pulito, sempre più scarno. Tutti quegli eccessi alla Gaga si stavano perdendo. Andava Roar, andava Katy Perry, appunto, funzionava benissimo nel 2013 perché era molto catchy, era molto radiofonica, ma non era così estrema. E c'era ovviamente il mio disco preferito di Beyoncé, ovvero Beyoncé, il titolo proprio del disco, che si abbandonava, diciamo, la musica pop, Beyoncé, per accogliere sempre più l'R&B, che è la sua vera natura. E quindi diciamo che il resto del pop che girava era molto basic, possiamo tranquillamente dirlo. Per quanto andasse tantissimo la musica elettronica e l'EDM, ma non associata a delle hitmaker. Se escludiamo ad esempio Work Beach di Britney Spears, non ce ne sono state altre di puttan pop che funzionavano con l'EDM proprio a livello di progetto. E art pop è estremamente vicino all'EDM. Non contenta però la nostra Gagona, decide di fare un disco che non ha solo dentro l'EDM, ha all'interno ogni sfaccettatura del pop. Art pop, proprio da titolo, vuole accogliere al suo interno tutta la pop music possibile, immaginabile, presente, futura e passata. Tutto. E c'è questo, io perlomeno lo sento, all'interno di art pop c'è tutta la musica pop che esiste. Qualsiasi suono pop, qualsiasi tipologia di pop, da quello più R&B, quello più hip hop, quello più EDM, quello più dance, quello più radio friendly, tutto, c'è veramente tutto, anche quello più psichedelico, insomma, tutto è all'interno di quel disco. E addirittura le canzoni durano parecchio, ed era una cosa che si stava già iniziando a perdere nel 2013, ovvero la durata del tempo di un disco iniziava
a farsi sentire la pesantezza, perché era l'inizio del boom degli streaming. E credo di avervi fatto un recap su quali sono le basi, secondo me, su cui art pop poi non ha fruttato. Ma c'è stato altro. Se il pubblico di massa non prendeva, non mangiava tutto questo, perché non era quello che veniva servito mediamente, anche i fan hanno avuto c'è stato proprio uno spaccamento anche all'interno del fandom stesso di Gaga, perché per la prima volta ci sono stati tanti e ripetuti problemi a livello di promo. Singoli che dovevano esserci e non ci sono stati, video che dovevano esserci e non ci sono stati, l'app, lo spazio, cose. C'erano 1000 promesse, sì, perché all'epoca si pensava che Gaga andasse nello spazio a cantare, poi non è andata, ovviamente. Tante cose, e oltre a questo si aggiunge anche la rottura, poco prima dell'uscita dell'album proprio, la rottura tra Lady Gaga e il suo manager. Questo perché va ad aggiungersi a problemi, e ne parlo mentre parlo dei problemi della promo, perché molte cose erano intestate al suo manager, con cui aveva progettato questo album e la sua promo, ma poi si è ritrovata con l'album, ma non la promo progettata per l'album. E quindi quali sono state le più grandi ripercussioni? L'app, perché esisteva un'app di art pop che aveva... anche quella aveva molte ottime premesse, ovvero la possibilità di mescolare le tracce tra di loro, essere molto più sperimentale come cosa, che bene o male oggigiorno penso funzionerebbe da Dio un'app del genere, perché si legherebbe e sposerebbe benissimo con TikTok, quindi era molto anche quella all'avanguardia secondo me, ma tutte promesse non rispettate proprio per la rottura con il manager. Inoltre Gaga arrivava da un duro intervento all'anca, la fibromialgia che era stata insomma diagnosticata. Insomma, un pessimo anno sia a livello personale per Lady Gaga sia a livello commerciale. E quindi è stato per tutti, cioè per tantissime persone, è stato rinominato Art Flop. Ma fu un vero flop Art Pop? Art Pop non fu un flop, anzi, definire un flop tutte le vendite che fece Art Pop, insomma, fatele voi, voglio dire. Andò molto bene in realtà a livello di incassi, ma non bene come ci si aspettava. Anche questo però è un problema, cioè le aspettative. Non ha hit, oltre al primo singolo, ovvero Applause, e quindi torniamo sul discorso che a livello commerciale venne preso un po' come un disastro. Inoltre la critica lo asfaltò come disco. Dissero che era cacofonico, che era una cozzaglia di rumori, di cose, insomma, venne veramente distrutto, asfaltato. Gli unici a cercare di mantenerlo vivo furono i fan e Gaga stessa. E ora parliamo di com'era Lady Gaga. Gaga è estremamente cambiata dopo Art Pop, ovvero non ha più comunicato come un tempo con i suoi fan, non è più stata molto aperta, nemmeno nelle interviste, di parlare della sua arte, della sua musica. La si vede molto controllata, molto posata. È veramente cambiata dopo Art Pop. In Art Pop lei aveva messo tutta la sua anima, secondo me. Aveva cercato di mantenere viva la fiamma di questo progetto fino all'ultimo, e io sono convinto che l'abbia fatto, anche perché reputo l'Art Rave, il tour che fece per questo disco, uno dei suoi migliori. Veramente tanto fanservice, tantissimo, ma perché ci teneva e probabilmente in quel momento si è detta: devo farlo, devo essere estrema perché il progetto se lo merita e i miei fan meritano che questo progetto abbia la sua forza nel tempo. E nel tempo si è visto, perché arriviamo ad oggi. Oggi Art Pop è stato rivalutato da tutti quanti i critici,
C'è chi addirittura prima lo ha asfaltato e oggi dice è stato l'album più coraggioso di Lady Gaga, senza fare nomi di chi ha cambiato così radicalmente idea. Che è vero poi di base, è stato veramente l'album più coraggioso di Lady Gaga. Era veramente un album all'avanguardia perché voleva essere tante cose e voleva essere un caos, volutamente caotico. Voleva veramente essere un mess, un pasticcio, il pasticcio di Lady Gaga, art pop, ma lo fu anche a livello commerciale. Un'esplosione di suoni, di ritmi, di energia, accompagnati però a tantissimo dolore, alla scoperta di chi c'è dietro al personaggio di Gaga. Ed è così che si apre infatti il disco. Non solo la critica non si è dimenticata di art pop e oggi la rivaluta, ma anche a livello commerciale abbiamo visto, non ricordo bene quando, mi pare 2 anni fa, se non erro, che ha scalato di nuovo le vette di iTunes. Perché? Perché i fan, i suoi forse più vecchi fan, i primi, ci tengono veramente tantissimo ad art pop. Art pop è stato, secondo me, anche in questo molto all'avanguardia, perché anche lui, come fece Born This Way, ha cambiato radicalmente il mondo del pop. Ma io reputo che art pop sia stato veramente il disco che ha distrutto, disintegrato quello che era il pop industry. E da quel momento in poi, io, grazie a 2 album in realtà, art pop e Beyoncé, di Beyoncé, ho visto molta più libertà per gli artisti. Ma per arrivarci ci deve essere per forza un crollo, ci deve essere per forza qualcosa di drammatico, di esplosivo, qualcosa che risuonino nelle masse, nei fan, nell'industria stessa. Fuck you, pop music! This is art pop! Questo è stato un grido di battaglia. Lady Gaga si è molte volte in quel periodo, in quei mesi di promo, messa in discussione e messa contro l'industria pop. Ha iniziato a rigettarla per la prima volta, a detestarla, a capirne i meccanismi più squallidi, fisicamente anche decisamente a pezzi. E vorrei ricordare la performance di Swine all'X SXSY, non mi ricordo come si scrive né come si legge in realtà, dove si fece vomitare addosso da un artista del colorante, urlando appunto "Fuck you pop music, this is art pop". Fanculo, musica pop, questo è art pop. È oltre al commerciale fine a se stesso, è oltre il dio denaro, diciamo così. Art pop voleva essere qualcosa di più e secondo me ad oggi è qualcosa di più, ma ci è voluto del tempo. L'unica cosa che mi dispiace tantissimo di tutto questo disastro è intanto che non avremo mai il volume 2, perché esisteva, i fan che magari stanno guardando questo video lo sapranno, non lo avremo mai, mettiamocela via, non ci sarà mai. E soprattutto lei non sembra più volersi avvicinare a quella musica, a quello spirito, e molto spesso la vedo rinnegare art pop stesso. Posso capirne i motivi, ciò non toglie che mi dispiaccia infinitamente. E finito tutto questo discorso, io spero che ci siate ancora, io inizierei con le tracce di art pop e vi dirò perché le amo, perché le sento vicine, di che cosa volevano raccontare, magari non sono state capite, insomma, parliamo di art pop. Prima traccia, Ora. Vabbè, io parlerò sopra perché tanto, cioè, nel senso, le so già. Meravigliosa apertura. Cioè, lei che se la ride così, tutta con la voce elettronica. Che carica!
Beh, che cosa diciamo? Che come aprire un album folle senza una traccia folle? Assolutamente perfetta. Aura è cacofonica allo stato puro. Sembra nascere da un incidente di canzoni elettroniche. Da una ballad si mescola più generi, più culture, più stili di voce, più effetti sonori, tutto. C'è di tutto. Ah, parte preferita? Secondo me è una di quelle canzoni che proprio l'ascolti e dici non poteva farla nessun altro se non Lady Gaga. È una bad romance da questo punto di vista e secondo me nel disco c'è solo un'altra che reputo una bad romance, ovvero proprio una Gaga song, no? Bad romance ad esempio è un ottimo biglietto da visita, sembra proprio che Bad romance sembra un biglietto con scritto This is Lady Gaga, mentre Aura è una degna sorella secondo me, perché esagera, mostra ancora più Lady Gaga. Si vociferava dovesse essere il primo singolo, Aura, e secondo me sarebbe stata la scelta più adatta, perché per quanto poco commerciale era un ottimo biglietto da visita per art pop, mentre Applause io reputo sia una scelta sicura, che per carità va benissimo, ovviamente come singolo non l'avrei scelta come primo. Onestamente. La produzione di Aura è un gioiellino dell'EDM, ancora oggi, cioè ancora oggi è un brano veramente potentissimo. Tra la base dei Mushroom Infected e la riproduzione di Zed, la cozzaglia di vocals diversi, cioè veramente è una perla EDM questa canzone, cioè ancora oggi secondo me, cioè se uscisse oggi sembrerebbe ancora un'ottima traccia elettronica, iperfunzionale. Psichedelica, ballabile, veramente divertente, terrorizzante, americana, europea, indiana, cioè di tutto, di tutto. E io reputo sia un'ottima intro per l'appunto art pop. Seconda traccia, che è la seconda Gaga song del disco, Venus. Io vi vedo che lo fate anche voi a casa. Fatelo, Iconic. Questa canzone è una Gaga song sia perché solo Gaga poteva fare una cozzaglia del genere di suoni, perché Venus è una cozzaglia di canzoni messe insieme. Questa sembra un'altra canzone rispetto a quella di prima. Un'altra roba, e adesso ne partirà un'altra parte che sembra un'altra canzone ancora, che è questa. Un'altra canzone. Non si segue quel filone logico che hanno tutti gli album di Gaga, almeno una canzone, ogni album di Gaga ha questo tema, ovvero l'amore bramato ma non ottenuto. Bad Romance, Poker Face stessa, ed è una cosa ricorrente secondo me perché lei lo interfaccia sia l'amore, quello effettivamente con un'altra persona, sia quello che ha per la fama. È un argomento che le esce fuori da sempre. È secondo me il primo campanello d'allarme che questo disco, per quanto sia divertente, dance, ballabile e tutto, abbia un lato molto dark, veramente profondo e introspettivo, cosa che secondo me art pop è secondo me il disco più personale di Gaga. Poi chi dice che lo è Joanne non ha capito una sega, secondo me. E tra l'altro è la sua prima canzone autoprodotta, con l'aiuto di Madeon e dei sample di Zombie Zombie, Rocket Number 9 appunto, però top. Mamma, sembra di stare in chiesa. Tu entri nella mia chiesa, tu senti questo senti. E qua parte strepitosa con tutti i pianeti chiamati a sé come fossero le guerriere Sailor. Oh, sto già sudando. Bellissima Venus, doveva essere un singolo, non lo è stato, una delle tante promesse di art pop che si sono bruciate e io continuo ad aspettare il video e continuo a reputarla una delle migliori canzoni di Lady Gaga di sempre, e il fatto che questa canzone non venga più fatta live è scandaloso, scandaloso. Terza traccia, GUI, Guy, ma come ben saprete GUI sta per Girl Under You, ragazza sotto di te, o forse no?
Grazie a Dio di questa abbiamo almeno un video. Perché abbiamo un video di GUI e non di tutte le altre top canzoni di questo disco? Perché è la bop del disco, cioè oggettivamente è la hit. GUI è veramente perfetta come canzone dance, è perfetta per le radio, è perfetta per andare in TV. E il video era strepitoso, è uscito 200.000 mesi dopo l'uscita dell'album, quindi non ha fatto un cazzo di successo, l'ennesimo disastro. La ascolti una volta GUI, non te la scordi più. Non te la scordi più. Ed è l'inno dei power bottom, lo sappiamo benissimo, cioè veramente come dire in una canzone che chi sta sotto in realtà sta sopra. Ricordi? C'era un teaser di GUI che era questa parte qua. Onestamente, il video è uno dei più belli della sua carriera. La volevo come singolo? Chiaramente no. Io volevo Venus, ne volevo altre, devo essere onesto. Però è una scelta intelligente, paracula, eccetera, eccetera. Quarta traccia, e continuiamo con questo filone un po' sporcaccione, perché insomma abbiamo avuto Aura, che comunque parla di sesso, Venus comunque parla di sesso, GY ovviamente parla di sesso, e ora cosa ci sta meglio se non Sex Dreams. Quanto è porca sta canzone, quanto. Mamma. Mi viene da piangere da quanto sono belle queste canzoni. Ma veramente, ve lo giuro. Queste canzoni sono io. Sembra un porno che guardi da ubriaco dopo una festa in disco, questa canzone. C'è qualcosa di meglio? Io non credo. Cioè, un mix tra l'imbarazzo e l'eccitante. Ma è anche un po' la noia. Poi ci sono questi synth dark, però sempre un po' anni 80, però più battuti. Bella carnale, bella oscura, sognante. C'è uno studio dietro queste canzoni che secondo me ancora oggi nessuno ha cazzo capito. Secondo me in questo disco Gaga esplora anche la sessualità in maniera più introspettiva. Cioè i suoi pensieri, la sua libertà di parlarne era molto ispirata perché stava con quel bono di Taylor Kinney in quel periodo che secondo me le faceva solo che bene, visto che cazzo ha prodotto in quel periodo. Però secondo me è più una dimostrazione della maturità e libertà che stava ottenendo piano piano andando avanti nella sua carriera. E qua è sempre un po' più 80s. Oh, quinta traccia, la più odiata da tanti, io la amo ovviamente, Jewels and Drugs, che vede un'orgia praticamente di rapper, perché abbiamo T.I., Too Short, Twista e una mega produzione di DJ White Shadow, che andate tutti a casa proprio. Mamma, ma la base. Cioè, secondo me è veramente una delle canzoni per assurdo che descrive meglio l'album, perché c'è tutto dentro, il sesso, il ripudio del denaro rispetto alla felicità artistica, il senso di comunità, il senso di unione tra fan, della famiglia, cioè c'è tutto quello che poi è art pop è in questa canzone, e secondo me anche questa non è stata capita da un cazzo di nessuno. Anche la ricerca dell'amore spassionato, del bisogno di sentirsi amata non per chi è a livello di personaggio famoso, ma per chi è veramente. E inoltre in questa canzone Gaga ci ricorda che sta bene con tutto, qualsiasi cosa, compreso il rap, tutto quanto. La produzione è magnifica e occhieggiava tantissimo, secondo me, a quello che è la trap di oggi. E andata a fanculo perché nel 2013 c'erano i primi trappini che facevano 2 basi da 4 lire, mentre lei ti sparava questo beat della Madonna, che ora si sognerebbe pure il migliore trapper o rapper del momento. Mamma, sta parte è pazzesca, lui è bravissimo. Cioè, le spara velocissime ste barre. Una sudatona anche, Jewels and Drugs. E ora passiamo ad High School Musical, no scherzo. Manicure.
Per anni ho preferito la versione live presentata all'iTunes Festival. Dopo anni ho finalmente capito l'avanguardia che aveva mescolare il pop basic e radiofonico molto con questo ritornello molto, ripeto, High School Musical, cioè molto infantile, molto poppy, quasi K-pop addirittura, cioè sentite. Sì, è molto K-pop, capite cosa intendo? Che non era come era stata presentata la canzone live prima dell'uscita del disco, però vabbè, tornando a noi. Oggi invece ho capito qual era il punto di Manicure, era mescolare tantissimi generi, anche in questo caso, compreso quello che è il K-pop. Secondo me il K-pop esce fuori bene in questa cozzaglia di suoni in Donatella, un'altra traccia che ci sarà più avanti, però apprezzo. Che comunque adoro questo gioco di parole che ha, una volta ce l'aveva di più, oggi un po' meno, lo rivediamo in Babylon di recente come cosa, però qui era manicure, man I cure, uomo che voglio curare, cioè era, il senso era prendersi cura dell'uomo, no? Cioè, ma qui... Cioè, qui abbiamo il rock più becero del mondo, la trap, l'hip hop, il pop, il K-pop, il pop rock, l'hard rock con questo assolo della Madonna su un cazzo di beat trap, porca di quella trap. Non basta un video per dirvi quanto io amo questo disco, non basta. Passiamo alla traccia cancellata. Il secondo singolo ufficiale di Art Pop fu Do What You Want con R. Kelly. R. Kelly che è stato indagato e se non erro è anche in carcere, o ditemi se mi sbaglio su questa cosa, per Spero abbiate capito, perché sennò mi buttano giù il video se dico questa parola. Ma ciò nonostante, parlando solo musicalmente, io reputo che sia la versione migliore di Do What You Want. Non contenti, comunque ne esiste un'altra con Christina Aguilera. Non è mai stata aggiunta all'album da quando venne cioppata quella con R. Kelly. Qualcuno ha capito il perché? Nessuno ha capito il perché. Boh. Perdonali Art Pop, perdonali. E Do What You Want è la prima traccia, diciamo, anche se Manicure e Juice and Drugs hanno molte influenze del rap, R&B, eccetera, eccetera. Questa traccia è estremamente R&B. È una bop. Do What You Want è una bop. La reputo forse la più radio-friendly di tutto il disco, onestamente, però è una bop. Ed era un bellissimo gioco cioè era da interpretare come brano, perché lei qua dice... Qui dice, fai quello che vuoi col mio corpo. Quindi sembra quasi una canzone di nuovo sul sesso. Scrivi quello che vuoi, di quello che vuoi su di me. Se lo vuoi sapere, non mi dispiace. Nel senso, è una canzone in realtà contro la critica, contro i giornali, contro i media, quello che si diceva su di lei, che avevano sempre all'epoca da ridire su di lei. E il ritornello, che è potentissimo in realtà, dice non puoi avere il mio cuore e non puoi avere la mia mente, ma fai quello che vuoi col mio corpo, fai quello che vuoi col mio corpo. Non puoi avere la mia voce perché tu non hai la mia vita, ma fai quello che vuoi col mio corpo, fai quello che vuoi col mio corpo. Era estremamente interessante questo gioco di sessualità, cioè utilizzare un tema molto sessuale, ovvero uno slogan, una frase, do what you want with my body, fai quello che vuoi col mio corpo, ma utilizzarlo contro i media. Estremamente funzionale. Secondo me hanno cercato di fare questo gioco, questa associazione con Rain on Me in tempi più moderni, perché Rain on Me è facilmente associabile a qualcosa di sessuale, se lo vogliamo proprio. Tra l'altro due artiste donne anche lì che cantano insieme, vabbè, solite cagate del pop industry, ma utilizzata per parlare di dolore, di qualcosa di terapeutico, e quindi
raccogliere l'attenzione della gente per un titolo magari accattivante anche a livello sessuale, ma poi giocare su temi importanti. Comunque io adoro anche Cristina, cioè sempre preferito la versione con R. Kelly, per quanto sia orrenda la sua parte, perché il testo quando arriva R. Kelly è osceno, però mi piacevano le due voci di lei e lui insieme. Cristina però è una bomba e secondo me sa dare ancora più di R. Kelly quella pill R&B che ha effettivamente la canzone. E c'era un video tra l'altro in programma per Do What You Want, ma venne anche quello cioppato, grazie al cielo, perché chi ha visto le anteprime, gli spoiler eccetera, pareva un video osceno, diretto da, non ricordo, Teddy Richardson mi pare si chiami, che ha fatto un bellissimo book fotografico di Gaga, ma non bellissimi music video, tra cui ricorderemo tutti quanti probabilmente Wrecking Ball di Miley Cyrus, che per quanto sia iconic è un video fatto di merda, e Do What You Want sembrava esattamente una porcheria simile, grazie a Dio non è mai uscita. Arriviamo alla metà, la traccia che divide l'album, nonché la title track, Art Pop. Il testo di Art Pop, vi giuro, penso uno dei più belli della sua carriera. Bellissimo il testo di Art Pop, interessantissima come traccia. Preferisco anche di questa la versione live all'Itunes Festival, però bellissima. È delicata, seppur psichedelica. Questo album è pieno di contraddizioni, me ne rendo conto. E molto spesso però è questa la sua potenza, secondo me. Anche questa cosa, questo brano dice tutto e niente, cioè ti racconta cos'è art pop, ma allo stesso tempo ti dice che my art pop could mean anything, può essere tutto e niente. Mi ripeterò spesso, ma questo disco è avanguardia pura. Poi questa parte con la lirica, cioè di sottofondo, cioè come se fosse proprio un canto di sirena, qualcosa di antico, molto vicino alla cultura greca. La sua mente dell'epoca, un altro mondo. Io vorrei tanto, non dico cosa, per provare al meglio questa esperienza, farmi un'esperienza mistica. Ci accontenteremo di questa. My mind, art pop. You make my heart stop. Mi si è pure spenta una luce in tutto ciò. Adoro. E dopo questa delicatezza cosa inizia? Arriva il tagliaerba. Quando vuoi parlare di in maniera eccessiva, lo fai così. Così. Vi giuro, era una delle mie preferite quando ero piccolo questa. Qui è tutto quello che c'è in cromatica, questa canzone, quindi un trauma, il dolore, eccetera, ma in chiave hardcore, potente. Comunque i migliori live di quel periodo erano di Swine. È arrivato l'elicottero più lungo a salire di tutto il mondo. Cioè questa canzone è ironica, è feroce, è crudele chi è stato crudele prima. Secondo me è lo schiaffo più potente che c'è dentro questo disco. È veramente uno schiaffo sia a chi lo ascolta, sia a chi è indirizzata, a chiunque. È potentissimo. Qui con il piano poi. Però non è il pugno, è lo schiaffo. Il pugno arriva dopo, Il pugno arriva dopo. Onesto, credo che Swine ad oggi sia quella che forse è invecchiata peggio. Perché? Perché questo effetto del tagliaerba durante la parte che pompa, insomma, durante il beat, è molto rilegato al 2013. Secondo me si sposa poco bene con produzioni più eleganti che ci sono all'interno del disco, per quanto IDM. Però io sono un tamarrone, raga. Sono ancora un tamarrone. Vai con lo speaker. Speaker a palla. Pazzesca. Oh, Donatella. Che parla di Donatella Versace. Dedicata alla nostra regina della moda italiana.
una stronza che canta K-pop su una traccia Eurodance, ma cosa volevamo di più? Cosa c'è di più gay di questa canzone? Io non ne ho idea. Questa canzone secondo me attraversa tutti gli stili vocali delle runway di moda, perché c'è questa parte un po' più bassa, no? Un po' più lirica. Poi c'è questa parte più soft, più spot, no? Spot TV. E poi c'è quella da speaker, voce robotica che arriva adesso, sintetizzata al massimo. Che è proprio fierce, proprio catwalk. Gay, gay, gay. Vudonana. Ma poi c'è Donatella, Donana. Cioè, indosso designer e mi dimentico il tuo nome. E per continuare questo filone di moda, sentirsi fieri, potenti e tutto, ecco, fashion col punto esclamativo, fashion! Fashion devo dire che all'inizio, quando la senti per la prima volta, fu la prima che pensai skip track. Ma io non avevo capito niente. Cioè, qua abbiamo il funky pop, un upbeat però più swing, no? Ed è anche di quelle più... una di quelle un po' più teatrali, secondo me. Un po' teatro, un po' Broadway. E qua riparte l'upbeat. E questa è prodotta da David Guetta e will.i.am. Impazzisco. Infatti qua c'è will.i.am che parla, se non sbaglio. E iniziamo a parlare di droghe. Abbiamo questa traccia e poi un'altra che parlano di droga. La prima, Mary Jane Holland, ne parla, che ovviamente è un gioco di parole per parlare della, no? Mary Jane Holland. Che tanti non lo capiscono, secondo me era molto semplice da capire come cosa. Vabbè, parla di come lei si trasformi nella vera se stessa con l'uso di droghe, quindi in maniera terapeutica, non in maniera brutale. Dopo arriva la parte brutta, intanto ci divertiamo. Questa, a livello di produzione, secondo me è la migliore del disco, cioè ha la base più figa in tutto l'album. Ma poi come batte poi. E questa è prodotta da Madeon, che io all'epoca impazzivo per Madeon. Cioè, quest'album è pieno zeppo di produttori, ottimi produttori EDM, e si sente. Ecco, un altro problema di art pop erano le lyrics, secondo me. Pieno di allegorie, questo disco, quindi non è esplicito. Molto spesso, anzi quasi mai, tipo qui che dice Apollo che è seduto sulla mia lira e suona come un piano man, cioè non vuol dire niente, però è tutto un disco molto studiato anche sulla scrittura. Secondo me quello in cui lei stessa ha molto sperimentato con la scrittura, secondo me in art pop, ed è lì l'estro suo in questo disco, l'essersi spinta oltre anche a livello di scrittura. Local Bridge. E mi fa morire da ridere. Lo so che mamma e papà pensano che io sia un disastro, ma va tutto bene perché sono ricca come la merda, sarebbe detto da noi. Mi adoro. Cioè lei che parla così quando fuma uno spinello. Boh. Pazzesca. E ora arriviamo. Ah sì ragazzi, arriviamo, Arriva il pugno. Il pugno è la mia traccia preferita di Lady Gaga. Ed essendo questo il mio disco preferito di sempre, credo che significhi che questa sia la mia canzone preferita di sempre. Non
non riesco a parlare con questa canzone di sottofondo, ve ne parlo così. È tutto quello che non ti aspetti in un disco del genere, Dope. Tutti i temi che stavano in penombra vengono fuori, sono dei demoni, appunto, è il lato oscuro di questo disco e della Lady Gaga di quel periodo. Solitudine, incapacità di essere amati, depressione, debolezza, traumi, tutti in questa canzone. Poi arriveranno verso fine traccia dei bassi elettronici che accompagnano tutto in questa piano ballad straziante che gli danno quell'enfasi in più. Dope è la traccia più onesta, secondo me, della sua carriera. È un tratto della sua vita magari poco ammirevole per i più, però così onesto, così condivisibile da tutti. Cioè, nessuno è perfetto. E il riuscire a dire ho bisogno di te più delle droghe, più di quanto io sia dipendente dalle droghe, è una richiesta d'aiuto incredibile ed è una canzone d'amore incredibile, secondo me. Io non riesco a sentirla senza piangere, infatti l'ascolto pochissime volte. Ci riesco ogni tanto, però devo essere molto deconcentrato. A me questa canzone parla in una maniera mostruosa, vi giuro, perché la possiamo rilegare ad altre cose, non solo... Addio. Non solo alla droga, ma proprio sentire bisogno di una persona in maniera così necessario proprio, non so come spiegarmi, vitale. La paura di essere abbandonati. Io l'ascolto sempre meno negli anni questa canzone perché negli anni diventa sempre più devastante. Poi lei che la canta come se fosse ubriaca, pazzesco. Mamma, aiuto. Tutto il trucco a troia. Quattordicesima traccia, penultima del disco, Gypsy. Partiamo. Anche questa, come faccio a descriverla senza commuovermi? Cioè, sono io... Gypsy sono io nel 2013, ve lo giuro. Proprio l'ascolto e mi ricordo di me in quegli anni. No, oddio, è arrivato il momento patetico del video. Questo album per me è stata un'enorme ispirazione di credere nella propria arte, nel proprio quello che si crea, anche se magari non sembra più bello di quello che fanno gli altri, di continuare a creare, non per soldi e basta. Certo sono importanti, però non solo quelli. Vi giuro, è stato l'album che più mi ha ispirato in tutta la mia vita. E poi, non lo so, anche questa, cioè Gypsy a me ricorda tantissimo i gruppi che avevo di amicizie, le amicizie che avevo fatto in quegli anni, di quanto mi sentissi appartenente a delle persone come me creative e tutto. Io non so come abbiate vissuto voi questo disco, fatemelo, vi prego, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché per me è stato tantissimo questo disco e continuo tutt'oggi a darmi tantissima ispirazione. È tipo questa Gypsy è la canzone Disney per bambini, però rivisitata da un adolescente che sta maturando e mi fa sempre sentire così, anche dopo 10 anni. E credo sia una bellissima canzone per i fan.
veramente era fanservice allo stato puro, me ne rendo conto, però funzionava. Ultima traccia di questo capolavoro, l'unica hit di questo album, cosa con come chiudere meglio un capolavoro, con gli applausi. Applause. Ed è perfetta qui. Tutti dicono che dovesse stare a inizio album, era perfetta alla fine, perfetta. Inoltre, posso dirlo, uno dei video più belli di tutta la sua carriera, super iconico, bellissimo. Non so se notate che io lo ami, questo video, questo visual, questo mood, questo tutto. Ma sembra una canzone da stadio questa, così corale. Questa doveva essere al Super Bowl, lo sappiamo tutti. Ti amo. Raga, questo video è durato una vita. Avrei tantissime altre cose da dire, ma lascio a voi la parola. Basta, noi ci vediamo a un prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo festeggiamento personale dei 10 anni di Art Pop. Io mi sono divertito e volevo farlo. Questo video l'ho sempre voluto fare da quando ho aperto il canale, non aspettavo altro. E grazie della compagnia.